What's good? E benvenuti su Recce, il nostro nuovissimo canale YouTube dedicato alle guide rally per ogni tipo di spettatore. Il nostro obiettivo è molto semplice: portarvi nel cuore del rally dandovi informazioni utili e precise, così che possiate vivere al meglio la vostra esperienza durante i giorni di gara senza improvvisare e senza perdervi i punti migliori. In questo video vi racconteremo la prima gara importante del mondiale, il Rally Monte Carlo del 2026. Faremo una breve panoramica del rally e di tutte le prove speciali. Ma se volete i dettagli pratici come punti di interesse, zone pubblico, parcheggi, accessi e tutto quello che vi può servire per organizzare al meglio il vostro rally, sappiate che trovate la guida completa su www.recemaps.com, dove c'è proprio da divertirsi. Vi dico solo che avrete una mappa interattiva con più di 1500 punti di interesse. Solo? E questo basta e avanza. Basta. E questo basta e avanza. Una guida in formato PDF con tutte le informazioni essenziali sulla gara. Ultimo ma non per importanza, consultando la nostra guida potete entrare nel gruppo Telegram con altri appassionati per confrontarvi, darvi consigli su questa gara, anche perché, diciamoci la verità, il Rally di Monte Carlo è abbastanza imprevedibile e quindi uno strumento come un gruppo Telegram dove confrontarsi con altre persone su quale curva magari è ghiacciata, dove c'è la neve o meno, può essere uno strumento molto interessante. Comunque, per chi non ci conoscesse, in questo video vi faremo vedere in che modo è strutturata la guida e lo faremo mostrandovi in esclusiva lo shakedown di quest'anno. Quindi andremo ad analizzare lo shakedown, così come saranno analizzate tutte le altre prove che troverete sul nostro sito. Fatta questa premessa, entriamo a parlare nel dettaglio di questo rally. Rally di Monte Carlo, che giunge alla 94esima edizione, è un rally famosissimo in tutto il mondo, è un rally che ha fatto la storia del mondiale per le sue condizioni meteo sempre incerte, fra ghiaccio, asfalto asciutto, neve. Da qualche anno che non si vedono queste condizioni e noi tutti gli anni siamo lì a sperarci. Noi ogni anno speriamo nella neve, nel ghiaccio. Ogni anno fondiamo le webcam di quel posto. Eppure niente. Eppure niente. Quest'anno sarà l'anno buono? Speriamo. Rispetto all'anno scorso, ragazzi, le prove sono cambiate circa del 50%. Che è tanto. Cioè ha rivoluzionato il rally. Sì. Ma state calmi perché ci siamo noi due. Ve le spieghiamo tutte, state tranquilli. Ovviamente il Monte Carlo, come tutti gli anni, partirà di mercoledì con lo shakedown e poi si svolgerà durante l'arco delle altre giornate del weekend. Prima di entrare nel dettaglio di ogni prova speciale e dello shakedown, vi facciamo una premessa molto importante per la vostra organizzazione. Gli orari di chiusura strade del Monte Carlo sono sempre un po' un terno al lotto, nel senso che dai loro documenti ufficiali la chiusura della strada risulta sempre circa 3 ore prima dell'inizio della prova speciale. La realtà dei fatti è che a Monte Carlo fanno quel cazzo che ne hanno voglia loro, quindi potrebbe essere che, come ci è capitato più volte, arrivate su una prova con più di 15 ore di anticipo e loro vi dicano non vi facciamo entrare. Ovviamente, ragazzi, questo noi non possiamo saperlo, non possiamo sapere esattamente quali sono le prove magari più a rischio che vengano chiuse prima o dopo, è un po' sempre un terno al lotto, ecco. Diciamo che soprattutto anche chi ha il camper spesso viene un po' ghettizzato. Quelli sono la feccia proprio per... Sì, li odiano, io non so cosa dirvi, vi odiano. L'anno scorso, per esempio, abbiamo dovuto aggirare un blocco di polizia, vabbè, ogni anno Cioè, comunque... dentro c'erano le macchine, dentro c'era chiunque in quella cazzo di prova. Noi non potevamo entrare, vabbè. Noi no. Comunque ogni anno, come dicevo, è un terno al lotto, non sai mai cosa ti può succedere. Armatevi di pazienza, sappiate che il nostro consiglio ovviamente è quello di presentarvi sulle prove il prima possibile, soprattutto se siete in camper. Non appena finisce la prova su cui siete, muovetevi subito sull'altra prova, quindi fate rifornimento di cibo, di benzina, di tutto. Siate già pronti che quando finisce una prova andate direttamente sull'altra e così in questo modo perlomeno limitate i casini che si possono creare. Bene, ora che vi abbiamo informato sugli orari di chiusura strada, direi che possiamo partire con lo shakedown, che vi mostreremo in maniera dettagliata, a differenza di tutte le altre prove che invece troverete sul nostro sito www.recemaps.com. Partiamo. Shakedown, tratto famosissimo che tutti bene o male conosciamo, cambia leggermente di qualcosina rispetto a quello degli scorsi anni, però è un buon antipasto, anche se non rispecchia appieno quello che aspetterà realmente poi ai piloti e ai team durante il weekend di gara. Però prima gara dell'anno, test sulle gomme, test per la macchina, sono 4,5 km che si possono sfruttare a pieno. In più qualche posto carino per il pubblico per vedere un po' di show, c'è dello sporco,
c'è del veloce, qualcosa c'è. 4,25 km di tratto cronometrato che inizierà alle ore 14 del giorno 21 gennaio, come dicevamo prima, di mercoledì, e le prime 2 ore di shakedown, quindi dalle 14 alle 16, saranno riservati ai prioritari 1, quindi le macchine più veloci, diciamo, per chi non se ne intende, le rally 1. Successivamente dalle ore 16 alle ore 18 lo shakedown sarà riservato ai prioritari 1, quindi come abbiamo appena detto le rally 1, e prioritari 2 e 3, cioè gli iscritti al campionato VRC2 e VRC3. Infine le ultime 2 ore di shakedown, quindi dalle ore 18 alle ore 20, saranno riservate ai prioritari 2 e 3 e a tutti gli altri iscritti alla gara. Chiusura strada fissata 3 o 4 ore prima dello start, come dicevamo fanno quello che vogliono, quindi prendetelo con le pinze. E adesso andiamo a vedere punto per punto tutti gli spot migliori di questo shakedown. Primo punto che vogliamo segnalarvi è 100 metri dopo lo start, la zona pubblico numero 3 che trovate sulla mappa. Ecco, sì, questa. Cioè, quando vedete la bandella verde, per intenderci, quella è la zona pubblico. Queste sono le zone pubbliche, non potete sbagliarvi, perché se vi mettono dall'altra parte del mondo a vedere le macchine, siete in una zona pubblico. Da questo punto sarete in grado di vedere un destra, un semitornante sinistro e un destra dove tagliano. La gente sarà collocata sopra il semitornante sinistro in forma di arena, tanto spazio nel sottobosco, zona sempre viscida, sempre sporca, zona adatta a tutti i tipi di pubblico e soprattutto vicinissima allo start, quindi c'è poco da camminare. Proseguendo con la prova, circa al chilometro 1 dello shakedown troviamo la zona pubblico 6, 7 e 8. Sono tutte lì attaccate, una più o meno vale l'altra, anche se secondo me la migliore è la zona numero 7. Qua vedremo l'uscita da un sinistra molto veloce, un breve allungo e una staccata in un destra-sinistra. Vi dico che la zona migliore secondo me è la 7 perché è quella dove di solito il pubblico è un po' più vicino alla strada, ha la visuale frontale delle macchine che gli arrivano e gli staccano davanti e poi vedono sia il destra che il sinistra. Secondo me è uno dei punti migliori dello shake. Per quanto riguarda il parcheggio, c'è una stradina che sale lì accanto. Attenzione, perché come la maggior parte dei parcheggi che vi diremo durante questa guida non sono parcheggi ufficiali del rally, ma sono per la maggior parte proprietà private, quindi mi raccomando, non facciamo casini, chiediamo sempre autorizzazioni a eventuali marshal ai proprietari, perché non sono terreni messi a disposizione dall'organizzazione. Passiamo poi alla zona pubblico 12, 13 e 14, dove vi segnalo le due migliori fra le tre, che sono la 12 e la 14. 12 si vedranno le macchine arrivare da un misto molto veloce con dei tagli, strada abbastanza sporca. La 13 rimane dietro una collinetta, non si vedono le macchine ad arrivare, si vede solo un sinistra e un destra che poi è sporco, però non ne vale la pena, mentre la 14 rimane rialzata su un terrapieno e si vedrà tutto il tratto di misto da cui le macchine arrivano, il destra e un sinistra dove le macchine tagliano molto. Questo punto lo terrei molto in considerazione perché davvero le macchine arrivano forte, la strada è sporca e c'è sempre un po' di show. Quando vi dicevamo che già dal mercoledì c'è tanto spettacolo, comunque è questo quello che intendevamo. Per arrivare a questo punto, ingresso 1 dalla nostra mappa, come vedete qui è dove l'anno scorso la prova girava a sinistra, quindi scendevano dalla strada dove noi vi stiamo facendo parcheggiare e con una camminata di circa 700 metri siete arrivati alla vostra destinazione. Se dobbiamo dare un consiglio, io direi che questo è il place to be dello shakedown di quest'anno, anche se andando avanti comunque c'è un altro spot che potrebbe essere davvero molto interessante. Infatti 100 metri dopo circa troviamo un curvone a destra in salita dove tutti gli anni anche qua qualcuno l'appoggia di sotto. O comunque c'è una rotoballa sempre sull'esterno e qualcuno un bacetto glielo dà. E stiamo parlando della zona pubblico numero 15. Attenzione perché non è una zona pubblico molto grande, quindi se volete andare lì vi consigliamo magari di arrivare un attimo in anticipo per non perdervi perlomeno le rally 1 in una bella visuale, ecco, perché loro vengono su dal destra, voi siete praticamente sopra, li vedete arrivare e non è lunga tutta la strada, la zona pubblico, ma si ferma praticamente al punto di corda della destra, quindi attenzione perché non c'è tantissimo spazio per il pubblico. Dall'ingresso 1 che vi abbiamo appena segnalato, la strada salirà verso la frazione di Les Barrette. Vi segnaliamo anche un'ultima zona pubblico che è la numero 21, dalla quale si riuscirà a vedere un tratto di misto da dove arrivano le macchine fino a giungere al punto in cui siete voi. Le macchine poi vi passeranno sotto i piedi per un ultimo allungo che li porterà alla fine dello shakedown. Attenzione secondo me a non fare un errore di valutazione, nel senso che non pensate a
arrivo a fine shakedown perché così dopo me ne vado via velocemente. Come vi abbiamo anticipato prima, i francesi sono un po' così, non è che dove finisce lo shakedown la strada è libera per tutti, c'è anche uno spazio dove gli equipaggi vanno a timbrare e quindi, non sapendo com'è la strada in termini di larghezza dopo il fine prova, io vi direi di rimanere comunque in campana e attrezzarvi eventualmente per stare lì fino a tarda serata. Ora che avete visto come analizziamo prova speciale per prova speciale tutto il rally, direi che possiamo partire con il racconto di ogni prova di questa 94esima edizione del Rally di Monte Carlo 2026. Si parte quindi il giovedì pomeriggio con la PS1 Toudon San Antoine, prova speciale che mancava nel mondiale da ben 20 anni, nonostante nel 2022 e nel 2023 alcuni pezzi di questa prova siano già stati fatti. Questa prova parte subito tecnica e molto tortuosa fino al paese di Toudon, dove poi cambio di ritmo, la strada si allarga leggermente, inizierà ad essere meno stretta ma più guidata, fino poi a trovare un altro cambio di ritmo, quello nella sezione in cui troveremo parecchi tornanti. E che tornanti? Ah beh, tornanti che ragazzi vale la pena di andare a vedere la prova praticamente per alcuni di questi tornanti. Sono tanti, ma ce ne sono alcuni che davvero secondo me sono imperdibili. Da qui, da questa sezione appunto ricca di tornanti, si ritorna più o meno alla situazione da cui si era partiti, quindi strada stretta, strada rotta, molto tecnica, una prova che abbiamo visto saranno le curve a farne da padrone, sarà molto selettiva e per essere la prima prova dell'anno potremmo vederne delle belle già sulla prima prova, ecco. Esatto. Terminata PS1, direi che adesso possiamo parlare di PS2, la seconda prova del giovedì, la Escalagnon Seine Les Alpes. Prova che è stata proposta finora solo 3 volte nel Rally di Monte Carlo, prova per lo più veloce che alterna ampi tratti di zone flat out a un'ultima zona un po' più tecnica, un po' meno veloce in discesa, prova che tra le altre cose raggiunge anche i 1600 metri di dislivello, quindi una prova che se dovesse esserci tanto freddo o se dovesse addirittura nevicare nei giorni precedenti alla gara potrebbe regalare uno show non da poco. Vedasi l'ultima volta che l'hanno fatta nel 2016 la quantità di neve che c'era appunto sulla montagna. Ovviamente la nostra speranza è che ci sia giù una quantità di ghiaccio tipo 3 metri così, che noi siamo tutti belli contenti che loro vengono giù. Ma che nevichi in quel momento, sì, capito? sì, un po' di... Cioè, che tipo partono che non sta nevicando, arrivano su che c'è un metro di neve. Sì, e noi siamo seppelliti fino a qua. Perfetto. Con la neve al collo. Così sarebbe bellissimo. Sognare non costa nulla, però direi che questa prova qua, secondo me, è la prova su cui bisogna andare la giornata di giovedì. Secondo me è la prova più bella. Bene ragazzi, finita la PS2, passiamo adesso al racconto di PS3, la Vaumail Claret. Prova speciale praticamente identica a quella proposta nel 2018, una delle prove speciali con più zone pubblico di quest'anno. Si percorrerà questo tratto sia giovedì sera che sabato, nella giornata di sabato come seconda PS di giornata, ma soprattutto è stata la PS più veloce, quindi con media chilometri oraria più alta dell'anno 2018. La prova speciale parte molto veloce, misto flat out nei campi, fino ad arrivare al paese di Sigoye, dove ci sarà un cambio di ritmo, la prova sarà un po' più stretta, un po' più tecnica. Da qui in poi la strada si allarga, di nuovo tratto di flat out, curve veloci, fino poi ad arrivare all'ultimo tratto di prova dove incomincia un discesone molto più tecnico e guidato. Prova speciale che secondo me è davvero spettacolare, soprattutto nella parte finale dove appunto alterna tratti di flat out puro a tratti invece un po' più guidati ma con ampio spazio per il pubblico. Quindi attenzione, perché questa prova qua secondo me non tanto magari la sera del giovedì quanto il sabato è una delle prove più appetibili da andare a vedere, nonostante il sabato facciano un solo passaggio. Anche perché il sabato sarebbe utile andare a vederla per essere ben comodi per andare a vedere quella di Monaco. Esatto. Se si va a vedere la prova speciale qua, di sicuro si arriva a Monaco a vedere la spettacolo. Prova che ci sta. Molto veloce. Secondo me è molto più bella da fare che da andare a vedere se non sei amante del flat out. Sì, se ti piace il veloce. Io che sono più piace. Paesaggista, più fottina, più... Sì, no, beh, non è il mio, non è il mio. Cioè farla come terza prova di sera. Tosta. Non è semplice, ecco. Tosta. Non è semplice sia a livello di gomma, che comunque hanno fatto un po' di chilometri sulle prove prima, non sappiamo che condizioni ci sono. Non è... È tostina.
è tostina. Vedremo. Parliamo adesso della giornata del venerdì, giornata più lunga di gara con 3 prove speciali ripetute 2 volte, quindi per un totale di 6 prove speciali e 128 km di tratto cronometrato. Prima PS della giornata, PS4 e PS7, la Laborel Chavot Laux Montaut, così mi dicono che si dice. Seppur alcuni tratti di questa prova siano già state utilizzate in vecchie edizioni del Rally di Monte Carlo, questa possiamo definirla una vera e propria novità per questa edizione. A tutti gli effetti una delle prove speciali più belle di tutto il rally, che offre un sacco di zone per il pubblico molto spettacolari. Prova che inizia tecnica e tortuosa, salvo poi allargarsi verso metà prova diventando molto più veloce, per poi ritornare tecnica e tortuosa con un sacco di tornanti separati da allunghi e tratti di misto veloce. Secondo me, se posso dire la mia, una delle prove migliori, cioè non è che ce ne siano tante, sono 3. La terrei in considerazione. È molto bella, poi ci sono un sacco di cambi di ritmo. Sì. È figo. Diciamo che anche per tutte le esigenze, no? Perché prima è molto tortuoso, poi diventa veloce, insomma. Sì, accontenta un po' tutti. Ci sono punti dove veramente nell'arco di neanche un chilometro troviamo tornante, misto veloce e zona flat out. Cioè, veramente è molto ricca e tanti punti molto interessanti. Soprattutto tengo a sottolinearlo, se sulle altre prove che sono più soggette magari a neve eccetera, che quindi sono caratteristiche per quello, se non dovesse nevicare o comunque la situazione meteo rimane stabile, questa prova è sicuramente la prova da andare a vedere il venerdì. Passiamo ora alla PS 6-9 Bâtie des Fonds a Spremont, una prova che parte con un bel tratto misto guidato tutto in salita. L'anno scorso tanto ghiaccio nella prima parte di prova, si arriva a un certo punto quando si sale al colle che si ha un tornante, da lì in poi si apre un po' il paesaggio, strada mista veloce, inizia la discesa fra campi e zone abbastanza collinari, si scende in uno dei punti più famosi del Rally Monte Carlo degli ultimi anni, misti velocissimi, flat out, gente in tutti i campi. Da qui ricomincia un tratto di salita per poi riprendere una discesa sempre tutta mista veloce fino ad arrivare a fine prova. Devo dire, non una delle prove più entusiasmanti per quanto mi riguarda. Anche secondo me. Diciamo che l'anno scorso è stata resa un po' più particolare appunto dal fatto che fosse una, se non l'unica prova della giornata che aveva del ghiaccio, e infatti ha creato anche dei disastri tipo il crash di Yamamoto, che vedremo anche più approfonditamente. Anche secondo me non è stata una prova molto entusiasmante, anche perché l'anno scorso siamo andati a vedere quella e i punti che siamo andati a vedere carini, però nulla di trascendentale. Esatto, abbiamo visto punti molto migliori al Rally di Monte Carlo, ma ci arriveremo con calma. Vi ricordo, tutti quelli che stanno vedendo questo video, se volete vedere i dettagli di tutti i punti, dove ha picchiato Yamamoto, tutti gli ingressi e tutti i parcheggi, trovate la guida completa in descrizione. Giornata di venerdì che si conclude con questa PS e si riparte il sabato con una giornata direi abbastanza corta. Infatti avremo le 2 ripetizioni della prova che andremo a vedere ora, che è la Briolet Belle Affaire, e fra le 2 ripetizioni un giro sulla PS3 11 che abbiamo visto in precedenza, fino a chiudere la giornata con la prova spettacolo numero 13, la Monaco Circuit. Per quanto riguarda la PS10 12 parliamo della prova più lunga di tutto il rally, con ben 30 km di tratto cronometrato, prova che è quella che offre più accessi per il pubblico e per gli spettatori nella sua interezza. Infatti parliamo di 6 o 7 accessi, quindi numeri abbastanza buoni. Solitamente al Monte Carlo ci sono 1 o 2 accessi che uno dice ma dove cazzo entro? Almeno qua abbiamo tante opzioni. E infatti vuoi dirgli tu quanti punti abbiamo messo su questa mappa? Vuoi dire tu quanti punti spettatore ci sono su questa cazzo di cartina? 280 punti di interesse. E no, perché fa comodo il Monte Carlo a mettere su 4 zone pubblico, finito il cinema. 35, loro di media 30. Sì, loro 30. 280 ragazzi. Sì. Se vi serviva un ultimo motivo per prendere la guida completa, io penso che adesso non abbiate più scuse. Cioè su 280 punti statisticamente uno bello l'abbiamo imbroccato. Sicuro. Prova che unisce comunque la prova Briolet Sellonné dell'anno scorso con vecchi pezzi della prova Tourrier che abbiamo visto
in passato. E tra l'altro entra anche nel rally il Col de Garcinet, che tu mi dirai che cazzo è? No, stai tranquillo, il Col de Garcinet è una strada che avrete visto anche voi 1 milione di volte, perché è la strada su cui di solito si fanno i test del rally di Monte Carlo. È stata usata tantissime volte, invece certo. quest'anno farà parte della prova specialina. Voglio andare un'ultima chicca su questa prova? L'ultimo tratto di prova speciale ripercorre la Bayonne-Bréziers, e a qualcuno potrebbe dire qualcosa questo nome, cioè la prova speciale su cui ci sono le tourniquets. E voi adesso vi vedo che siete là, dai. Non ci sono. Purtroppo non ci sono, la ripercorre solo in una piccola parte e in senso opposto, quindi proprio toglietevelo dalla mente, non ci sono purtroppo, però mi piaceva dare questa chicca informativa. Comunque la prova inizia veloce, sconnessa, con qualche saltino, qualche strada un po' rotta che crea un po' di movimento sulle macchine, salvo poi allargarsi dove si stacca dal pezzo che affrontavano l'anno scorso, si allarga e poi si ristringe nuovamente verso il fine prova. Quindi anche qua tanti cambi di ritmo, molto interessante. Direi che su 30 km di prova ci sta che ci sia dentro qualche cambio di ritmo. Secondo me questa è la prova del sabato, cioè secondo me questa è la prova del rally proprio, cioè che fa la differenza. Cioè passi dal misto veloce in mezzo ai campi alla strada attaccata alle rocce dove hai il minimo margine d'errore. Qua fa la differenza il pilota e secondo me oggi vedremo, staremo a vedere. E finalmente, signori, arriviamo alla grande novità del rally di Monte Carlo 2026, la PS prova spettacolo, la Monaco Circuit. Possiamo dire che siamo felici di questo ritorno? Puoi dire giuro. Finalmente is back. Non so quanti anni, più di 15 anni che non c'era questa prova speciale. Si torna sulle strade che vengono percorse anche dalla Formula 1, che interessano il circuito famosissimo di Monaco. La configurazione è simile a quella del 2007 e del 2008. Si arriverà alla Sainte-Devote, cioè la curva 1 della Formula 1, e non si salirà verso il Casino, ma si scenderà verso la chicane del Porto, dove loro non faranno la chicane del Porto, bensì faranno un'inversione destra tornante, la stessa strada che percorreva anche la Formula E quando ci correva. Si andrà verso la zona delle piscine e tra le piscine e la Rascasse non ci sarà la classica zona stretta caratteristica del circuito di Formula 1, ma ci sarà un ampio piazzale dove loro faranno un donut, proseguiranno verso la Rascasse, tornano sul rettilineo principale, serie di chicane sul rettilineo principale, un altro giro uguale e poi la prova si chiude appunto subito dopo la Rascasse, dove loro usciranno. Prova davvero bellissima e sicuramente attirerà un sacco di persone a vederla. Posso dire solo che finalmente è ritornata questa prova. Io me la ricordo solo per le videocassette, per un sacco di video che ci sono nel Principato di Monaco, i tornanti, uno e l'altro, un famoso incidente di Loeb con la C4. Ma poi è proprio affascinante, no? È proprio bello. L'atmosfera dentro il Principato, comunque molto 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 bello. E facciamo una nota extra, che è questa, nel senso, si riesce sia a vedere il primo giro sulla PS11 e ovviamente poi andare a vedere la prova a Monaco, sia, se ci mettiamo in una posizione strategica di accessi e ingressi, vedere entrambi i giri sulla PS10-12 e poi partire, magari non aspettare che finisca tutta la PS12, quindi non chiudiamoci in prova, ma partire e andare direttamente a Monaco a vedere la PS13, anche perché per il giorno dopo, comunque dopo le prove sono sopra Monaco, perché c'è il Turini e l'altra prova che sono appena sopra Monaco, quindi non avete tanta strada da fare e sicuramente io la prenderei in considerazione perché sarà un vero e proprio spettacolo. Giustamente la prova è una prova spettacolo, non prendetela come una vera e propria prova da rally, però per quello che è secondo me sarà davvero figo, e non è detto che non sia anche insidiosa e che non regali qualche batosta. Insidiosa, perché comunque arrivi da delle strade e comunque un asfalto che magari può riservare neve, ok, sporco eccetera, e arrivi su un asfalto dove c'è la salsedine del mare, quindi è un asfalto diverso, è sicuramente insidiosa, fa sicuramente la differenza, anche se nel suo piccolo, cioè comunque non è che fanno 60 giri, cioè fanno comunque 2 giri, non di più, però secondo me può riservare qualcosa di importante anche in ottica di classifica finale del rally. Un'altra nota che tengo a precisare: arrivate presto. Sì, decisamente, ci sarà tanta gente, se volete vedere i posti migliori arrivate presto. Facciamo
una cosa extra, regaliamo anche una descrizione di questa prova, dai, tanto le zone pubbliche sono 2, quindi vi regaliamo anche questa gioia. Parliamo delle 2 zone pubbliche della APS Monaco Circuit. La prima zona praticamente è tutta all'interno, diciamo in mezzo tra le 2 strade. Non so se siete mai stati a Monte Carlo, la strada principale dove c'è il rettilineo della Formula 1 è rialzata rispetto alla strada del porto che è sotto di qualche metro. Quindi tra le 2 strade c'è un piazzalone enorme, tutto questo piazzale sarà percorribile teoricamente da quello che dicono gli organizzatori, quindi tutto questo piazzale sarà percorribile e potrete vedere sia la sezione con le chicane sul rettilineo principale sia la sezione con i 2 tornanti e il donut sotto dove ci sono le piscine. La seconda zona pubblico invece sarà sul rettilineo principale ma dall'altro lato della strada, quindi guardando diciamo curva 1 della Formula 1 sarà sulla sinistra. Qua allora la strada a livello non c'è alcun tipo di rialzo né niente, anzi c'è una galleria con tutti i negozi. Onestamente io penso che metteranno in New Jersey a livello strada e la gente potrà stare di lì. Il nostro consiglio ovviamente è se riuscite a spostarvi nella zona quella più interna perché potrete muovervi di più. Qua invece avete solo questa striscia di strada dove potervi muovere. Io mi metterei dall'altra parte perché potete vedere le stesse cose più altre cose, quindi questo è il sunto di questa prova spettacolo. Direi che abbiamo detto tutto il necessario e possiamo proseguire con la prossima prova speciale. Arriviamo dunque alla giornata di domenica, 2 prove da ripetere 2 volte, la Col de Braus e la Col de Turini, prove che conosciamo tutti bene. Famosissime. Sono tutte ambedue famosissime. Partiamo dalla prima. Col de Braus, la Cabanette, PS 14-16, che ritorna in questo senso per la prima volta dal 2006. Questa prova sarà la prova più corta del rally, ad esclusione della prova speciale all'interno del Principato di Monaco, una prova che parte abbastanza guidata inizialmente fino ad arrivare alla fine della prova speciale con una famosissima serie di tornanti. Io che sono amante dei tornanti, in cima io ho già trovato il mio posto. Sì, però bisogna fare delle precisazioni, stai calmo, te in Ecco, cima. sempre, però mi rovini sempre. Dopo facciamo le progettazioni, Dai. però secondo me è comunque una prova storica molto bella. Sì, allora È fra la le classica prova della domenica che dopo te la metto lì perché tanto dopo vanno tutti di là. Esatto, bravo, È la stavo classica pensando prova la della stessa domenica. cosa. Prova bella, dipende cosa scegliete, nel senso se volete un ambiente un po' più chill, un po' più tranquillo, senza marshal e gente che urla ovunque, allora andate su questa. Se invece vi piace il casino, poi vediamo il Col del Turini. E abbiamo finito anche la PS 14-16, cioè a questo punto siamo arrivati all'ultima prova del rally di Monte Carlo, nonché la prova Che più non deve famosa. mancare praticamente. No, impossibile, la più famosa non solo del rally, ma probabilmente una delle prove più famose di tutto il mondo, cioè la Col de Turini. Col de Turini che quest'anno è stata rivisitata in chiave nuova e secondo me posso dirlo più bella. Più bella, decisamente sono d'accordo con te. Perché quest'anno la prova, al posto che, come gli altri anni, o finire appena dopo lo scollino sul Col del Turini oppure verso il paese di Peracava, quest'anno scenderà fino al paese di Moulinet e è diversa la situa, è diversa, è molto più ostica, secondo me la strada è molto più stretta, sarà lo stesso ghiacciata perché l'anno scorso ricordiamoci che ha nevicato sul Col del Turini e c'era giù tanta neve. Anche quest'anno se dovesse nevicare non pensate che andando giù a sinistra verso Moulinet sia diverso, anzi forse è peggio. Secondo me è peggio. Forse è peggio perché lì proprio sei all'ombra totale tutto il giorno. Prova che ovviamente sarà Power Stage del rally, quindi la più importante e sicuramente la più televisiva, e questo lo dico perché sul Col del Turini diciamo che se la sicurezza di solito è 10, sul Col del Turini la sicurezza è 150.000, quindi attenzione perché bisogna essere un po' accorti. Se si arriva la mattina 100% si sta dove dicono loro. Se si arriva la notte magari si riesce a entrare in prova e arrivare in qualche punto più interessante, però ovviamente è sempre a discrezione dei francesi che quando gli girano i 5 minuti gli girano i 5 anche perché realisticamente è una prova che non ha tanti spazi. E infatti se voi prendete la mappa su recemaps.com scoprirete quanti spazi ha questa prova o meno, e quanti dei pochi belli che ne vale la pena andare a incastrarsi. che noi abbiamo cercato, trovato, fiutato, scoperto, tutto quello che volete. Adesso ve lo dico, realisticamente Andrea è andata a farla quest'estate per vedere com'era la prova. Possiamo dirlo. Possiamo dire che io quest'estate ho fatto tutta la prova perché volevo capire come fosse. Quindi, ragazzi,
si conclude così la guida al Rally di Monte Carlo 2026, la guida più difficile della nostra vita, ma anche la prima guida di Recce, quindi Vero. era giusto festeggiare questo nuovo progetto con una guida ambiziosa come quella del Rally di Monte Carlo. Voi ovviamente continuate a seguire, iscrivetevi al canale di Recce soprattutto perché è qui che verranno pubblicate le prossime guide sia per i rally in Italia, sia per i rally del campionato europeo, sia per i rally del mondiale. Quindi mi raccomando, perché i progetti qua sono grossi, mi raccomando, rimanete aggiornato. Se non l'avete ancora fatto, andate sul sito, cercate la mappa e acquistate la mappa per vedere tutti i punticini. Dai ragazzi, se invece siete tra quelli che hanno acquistato la mappa e state vedendo tutti i posticini, avete il massimo mio rispetto. Grazie mille prima di tutto del supporto. Esatto. Speriamo che i punti che vi abbiamo consigliato vi siano di aiuto. Noi abbiamo fatto il possibile per essere i più possibile fedeli a quello che sarà. Ovviamente ragazzi non possiamo assicurarvi niente né per zone in cui vi fanno stare o non stare, né per parcheggi, né per eventuali orari di accesso o non accesso. Ma soprattutto, oltre a ciò, non possiamo prevedere il meteo, quindi se un punto noi l'abbiamo valutato sulla base dell'asfalto e poi nevica, Meglio. cioè è meglio sicuramente, ecco. Comunque sulla mappa le zone dove l'anno scorso erano ghiacciate, le zone un po' più ostiche dove ci potrebbe essere ghiaccio sono tutte segnate. Signori, noi vi ringraziamo, vi mandiamo un salutone sperando di vederci a Monte Carlo per scambiare due chiacchiere o magari per vedere una prova speciale insieme e noi ci vediamo alla prossima guida. Ciao!